Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial andremo a realizzare questa fantastica maglia. Per quanto riguarda il filato, ho usato il filato Mark della Tessiland in questo bellissimo colore che è il rosa antico e nel colore bianco. Giù in descrizione vi metto la quantità di filato che ho consumato. Per quanto riguarda l'uncinetto ho usato il 4,5. Allora, nel mio progetto originale ho montato 95 maglie, multiplo di 4 più 3. Prima di unire lo sprone ho messo 6 catenelle, quindi facendo una taglia L XL andate a fare un giro in più di motivo. Io ho fatto per 2 volte il motivo, lo andate a fare per 3 volte e qui aggiungete più catenelle fin quando non raggiungete la vostra circonferenza. Dopodiché ho interrotto questo motivo con delle maglie alte, ho fatto 4 maglie alte e una a rilievo, 4 maglie alte e una a rilievo per 5 centimetri. Per quanto riguarda il merlettino, qua ho ripetuto il motivo per 2 volte, quindi il motivo si sviluppa in 3 righe e l'ho ripetuto per 2 volte. Dopodiché ho girato il mio lavoro così, girando il lavoro così, ho ripreso le maglie, vedete che io saltavo qui le maglie, saltavo le 4 maglie, quindi ho girato il lavoro così e ho ripreso le maglie alte da qua, quindi facendo 4 maglie alte e una a rilievo, 4 maglie alte e una a rilievo. Ho lavorato con il rosa per un paio di centimetri, interrompo il rosa e vado a definire la mia lunghezza con il bianco. Quindi ho terminato il motivo con le maglie, i punti puff. Qui alla fine dei punti puff, l'ultimo giro dei punti puff, a posto di 2 catenelle qui al centro dei 2 punti puff ho fatto una catenella solamente e poi una catenella per andare a fare il nuovo puff. Per quanto riguarda la manica ho ripreso, vedete è abbastanza larga, ho ripreso il motivo facendo sempre dei ventaglietti, saltando 3 maglie, nella quarta faccio il ventaglietto e sono andata a ripetere il motivo per 1 2 3 e ho terminato con i ventaglietti. Qui andremo a fare un piccolo campione appunto per farvi vedere il motivo. Vi farò i 3 giri di motivo in un piccolo campione. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e montiamo le catenelle. Le catenelle sono un multiplo di 4 più 3. Io nel mio progetto originale ho montato 95 catenelle. Chiudiamo la catenella a cerchio, quindi la prima con l'ultima. A questo punto ripassiamo tutte le maglie a maglia mezza alta, quindi rientro di nuovo, faccio una catenella, rientro di nuovo e vado a fare una maglia mezza alta. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva, maglia mezza alta, quindi proseguiamo per tutto il giro facendo le maglie mezze alte. Allora, arrivati alla fine ho fatto l'ultima maglia mezza alta, mi chiudo nella prima maglia mezza alta con una maglia bassissima, così. Quindi ho terminato il giro. A questo punto andiamo a fare il primo giro di motivo, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia alta. Qui vado a fare 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo, altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Ecco qui, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Salto 3 maglie di base, quindi 1 2 3, entro nella quarta maglia e vado a ripetere tutto, quindi maglia alta, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta e maglia alta. Andiamo a ripetere di nuovo, quindi salto 1 2 3, entro nella quarta maglia e vado a ripetere tutto, quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta e maglia alta. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare.
Allora, sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto al centro delle 2 catenelle qui nel ventaglietto con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il secondo giro del motivo. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e chiudo la maglia a metà. Quindi 1, filo sull'uncinetto e 2. Quindi la prima volta la facciamo per 2 volte perché ci sono le 3 catenelle. Chiudiamo tutte insieme. Qui andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle. Quindi le 3 catenelle sono per il primo motivo. Nel secondo motivo e nel terzo motivo che andiamo a fare, qui nei punti puff andiamo a fare solamente 2 catenelle. Rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare 3 maglie alte chiusa a metà, 2 e 3. Chiudo. Qui vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel ventaglietto successivo, prendo il filo e chiudo la maglia a metà. Filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto, prendo il filo e chiudo la maglia a metà. Siamo a 2, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo, prendo il filo e chiudo la maglia a metà. Poi chiudo tutto insieme e faccio 3 catenelle, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto, 1, 2 e 3. Chiudo tutto insieme, blocco con una catenella. Filo sull'uncinetto, passiamo nel ventaglietto successivo, 1, 2 e 3. Chiudo tutto insieme, 3 catenelle e ripeto tutto il punto puff, quindi 1, 2 e 3. Chiudiamo tutto insieme, blocchiamo con una catenella. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultimo punto puff, la catenella, mi vado a chiudere nel primo punto puff con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il terzo e ultimo giro del motivo. Con una maglia bassissima mi sposto al centro delle 3 catenelle. Mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle. Una catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nelle 3 catenelle e vado a fare una maglia alta. Questo è l'ultimo giro del motivo, quindi ho fatto un quadretto. Una catenella, filo sull'uncinetto, nello spazio tra un punto puff e l'altro, qui abbiamo la catenella, entriamo e andiamo a fare una maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto, entro nello spazietto delle 3 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta. Ecco qui. Quindi maglia catenella, prendo il filo sull'uncinetto, qui abbiamo la catenella, quindi tra un puff e l'altro abbiamo fatto una catenella, entro qui e vado a fare maglia alta, catenella, passo nelle 3 catenelle, vado a fare maglia alta, catenella e maglia alta. Questo lo andiamo a ripetere per tutto il giro. Allora, questo è il primo gruppo di motivo. Nel mio progetto originale l'ho fatto per 2 volte, quindi per 2 volte. Nel secondo giro di motivo, nei punti puff, dove ho fatto le 3 catenelle, quindi punto puff, 3 maglie chiuse insieme, 3 catenelle, 3 maglie chiuse insieme, qui ho fatto 3 catenelle, mentre nel secondo gruppo, nel terzo gruppo, se dovete andare avanti con le taglie, nel terzo gruppo andate a fare 2 catenelle, ok? Quindi 2 catenelle le andate a fare qui nelle 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 3 maglie chiuse insieme, 2 catenelle, 3 maglie chiuse insieme. Il primo gruppo con 3 catenelle, il secondo gruppo, dal secondo gruppo in poi andate a fare 2 catenelle, ok? Allora, a questo punto andiamo ad inserire il colore bianco. Ho terminato i miei 2 blocchi di motivo, quindi il primo blocco e il secondo blocco, vado ad inserire il colore bianco, quindi entro qui, prendo il bianco e vado a chiudere con il bianco. E qui andiamo a fare un nodino, naturalmente poi i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere, quindi andiamo a fare il nodino e vado a tagliare il rosa. Ok,
Quindi qui abbiamo, vedete, dentro i due punti puff abbiamo maglia alta, catenella e maglia alta, passiamo con una maglia bassissima al centro della catenella e ci alziamo con 1, 2 e 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare 1, 2 e 3 maglie alte. Ecco qui, quindi 4 maglie alte. Questa qui, la maglia che abbiamo qui al centro tra un punto puff e l'altro, questa maglia, prendo il filo sull'uncinetto e la vado a lavorare a rilievo davanti. Prendo il filo sull'uncinetto, passo, vedete, tra i due punti puff abbiamo maglia alta, catenella e maglia alta, e vado a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Passo nella maglia alta e vado a lavorare a rilievo. Qui dentro il quadratino vado a lavorare 4 maglie alte, 3 e 4. Qui la maglia alta la prendo a rilievo e qui dentro il quadratino vado a lavorare 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi adesso nel secondo giro andiamo a fare le 4 maglie alte, la maglia a rilievo, quindi maglia a rilievo, maglia alta, maglia alta, maglia alta, maglia alta, maglia a rilievo per i giri, praticamente per 5 centimetri. Ok, quindi lascio il mio campione e vado sul progetto originale. Allora, messo da parte il campione, ho preso il mio progetto originale. Io già mi sono posizionate 2 segnapunti per ricavare lo scalfo della manica. Qui andrò a mettere delle catenelle volanti. Vi ricordo che sto facendo una taglia S. Adesso vi dico anche le misure. Quindi come larghezza io mi ritrovo con 44 cm, come altezza mi ritrovo con 12 cm. A questo punto andiamo ad unire lo scalfo della manica, quindi proseguo con il bianco, mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle e vado a lavorare le maglie alte. Come si presentano fino ad arrivare al primo segnapunti. Quindi qui abbiamo la maglia alta, qui abbiamo la maglia a rilievo, la vado a lavorare a rilievo e poi vado a lavorare le 4 maglie alte. Quindi qui la maglia a rilievo, quindi arrivati al primo segnapunti tolgo il segnapunti, quindi qui abbiamo la maglia a rilievo, quindi vado a fare una maglia alta regolare. Ok, quindi vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, passo dall'altra parte e vado a togliere il segnapunti. Quindi vado a togliere i segnapunti, quindi qui abbiamo la maglia a rilievo, vado a fare una maglia alta regolare. Ecco qua, e abbiamo unito il primo scalfo manica. Quindi continuiamo fino ad arrivare al secondo segnapunti. Allora, arrivati al secondo scalfo manica, vado a togliere il segnapunti, vado a fare una maglia alta, la maglia a rilievo, la maglia alta, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle, passo dall'altra parte, tolgo il segnapunti e vado a fare una maglia alta. Entro qui nella maglia a rilievo e vado a fare maglia alta. Quindi vado a proseguire le maglie alte, qui la maglia a rilievo, maglie alte, maglia a rilievo, e vado a completare il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine mi vado a chiudere nella prima maglia, nella terza catenella, con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare l'ultimo giro
di bianco le maglie come si presentano, quindi qui le maglie alte, qui la maglia rilievo, maglie alte, maglia rilievo, facciamo tutto il giro e poi andiamo a riprendere di nuovo il rosa. 3 catenelle, entro nelle maglie alte, vado a fare le maglie alte, qui la maglia rilievo e vado a lavorare la maglia rilievo, maglie alte, quindi proseguiamo per tutto il giro. Quindi qui siamo, vedete, alle catenelle, quindi vado a lavorare la maglia e poi questa la vado a lavorare regolare, quindi a maglia alta. Qui ci sono le 6 catenelle, qua vado a lavorare 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 e 6 maglie alte, 6 maglie alte. Qui c'è la maglia alta, vado a lavorare la maglia alta, quindi proseguiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro di maglie alte, a questo punto andiamo a riprendere di nuovo il colore rosa e il motivo. Vi ricordo che il motivo si sviluppa in 3 righe, quindi io volto il lavoro e vado a tagliare il colore panna. Poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere e partiamo subito con il colore rosa. Quindi entro in questa maglia, vado a fare maglia bassa, 1 e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo e vado a fare maglia alta, 2 catenelle questa volta, filo sull'uncinetto e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ecco qua. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, prendo il filo sull'uncinetto, salto 3 maglie di base, quindi 1 2 3, entro nella quarta e vado a fare maglia alta, catenella, catenella, maglia alta e maglia alta, filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, entro nella quarta e vado a ripetere 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine mi sono chiusa nella terza catenella con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto al centro, vedete qui, nello spazio delle 2 catenelle, con una maglia bassissima così. Qui cerziamo, andiamo a fare il secondo giro del motivo, quindi 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia lavorata a metà, 2 maglie lavorate a metà, chiudo tutte insieme, faccio una catenella, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, vado a lavorare una maglia lavorata a metà, 2 maglie lavorate a metà, 3 maglie lavorate a metà, chiudiamo tutto insieme e facciamo una catenella. Ecco qui. Quindi questo è il secondo giro di motivo. Filo sull'uncinetto, passo nelle 2 catenelle successive qui e vado a fare 1 2 3 maglie lavorate a metà, chiudo tutte insieme, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto, 1 2 3 maglie lavorate a metà, chiudiamo tutto insieme, facciamo una catenella. Ecco qui, quindi continuiamo per tutto il giro con il secondo giro del motivo, quindi chiudo tutte insieme, 2 catenelle e poi rifaccio di nuovo le 3 maglie chiuse a metà, 2 e 3,
chiudiamo e blocchiamo con una catenella. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultimo, vedete, l'ultima catenella, mi vado a chiudere nelle prime 3, vedete, 3 maglie chiuse insieme, quindi qui in alto, entro qui nella maglia qui e vado a chiudermi con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il terzo e ultimo giro del motivo, quindi ci spostiamo qui al centro delle 2 catenelle, quindi mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e una catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia alta, ecco qui. Quindi ho fatto una maglia alta, una catenella, una maglia alta, faccio una catenella, entro qui nello spazietto della catenella tra un punto puff e l'altro, entro qui e vado a fare maglia alta, catenella, entro qui al centro nello spazietto delle 2 catenelle, vado a fare maglia alta, catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta, ecco qui. Quindi al centro dei 2 punti puff vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta, poi vado a fare una catenella nello spazietto tra un punto puff e l'altro, vedete qui al centro nello spazietto della catenella, qui c'è la catenella, abbiamo fatto una maglia alta, una catenella e al centro dei 2 punti puff nelle 2 catenelle nello spazietto vado a fare maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi lo vado a fare per tutto il giro, quindi vado a fare una catenella nello spazietto della catenella, qui vado a fare maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, entro qui nello spazietto delle 2 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, ecco qui. Quindi ripetuto per 3 volte, il motivo è venuta questa, diciamo, parte ondulata, quindi è questo l'effetto che volevo. A questo punto io vado a tagliare il filo di qua e vado a chiudere questo giro. Quindi andiamo a tagliare il filo, faccio un nodino da questa parte, vado a fare un nodino e vado a girare il lavoro così e vado a lavorare a questo punto sempre con il rosa, vado a lavorare le maglie queste bianche, quindi facendo così porto il volant e vado a prendere le maglie qui, vedete, quindi abbiamo 4 maglie la maglia rilievo, 4 maglie la maglia rilievo e così via per tutto il giro. Quindi parto sempre dietro e parto dalla maglia rilievo, quindi vado qui, vedete che questa è la maglia rilievo, quindi passo da questa parte, prendo la maglia a rilievo così e vado a lavorare una maglia bassa, 1 e 2 catenelle. Quindi qui abbiamo le maglie, vedete, le maglie alte, quindi andiamo a lavorare le maglie alte, 1 2 3 e la quarta maglia che c'è il ventaglietto la andiamo a prendere così, quindi entro così e prendo la quarta maglia con un filino. Qui abbiamo la maglia a rilievo, quindi ogni tanto, vedete, andiamo a controllare di qua, quindi questa è una maglia a rilievo e la prendiamo a rilievo. Qui abbiamo la maglia alta, quindi maglia alta 1 2, nella terza abbiamo il ventaglietto, quindi andiamo a prendere questa parte, 3 4 e poi c'è la maglia a rilievo, quindi entriamo così, prendiamo la maglia a rilievo, quindi filo sull'uncinetto, entro da una parte, esco dall'altra e vado a prendere la maglia a rilievo. Quindi è il primo giro più, diciamo, faticoso, poi il lavoro continua abbastanza bene. Poi vado a prendere la seconda, che è questa, la terza e la quarta, e qui dove c'è il ventaglietto, vedete, dove c'è il ventaglietto viene lavorata a rilievo, quindi la vado a prendere a rilievo, quindi entro da una parte, esco dall'altra e la vado a prendere a rilievo e continuo a prendere le maglie, vedete qui ci sono le maglie, quindi 1, sempre a maglia alta,
quindi 1 2 3 e la quarta c'è il ventaglietto, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro così e vado a prendere la maglia, la quarta maglia. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine, vedete, ogni 4 maglie, una maglia a rilievo, 4 maglie, una maglia a rilievo e così via per tutto il giro. Ho raccolto tutte le maglie, vedete, del mio maglioncino. A questo punto mi chiudo nelle 3 catenelle che sono quella, diciamo, le 3 catenelle ho fatte a rilievo, quindi mi chiudo con una maglia bassissima, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, la prendo sempre a rilievo così e la lavoro a rilievo. Quindi da questo momento in poi il lavoro non cambia, quindi una maglia a rilievo e 4 maglie alte, 1 2 3 e 4 e questa è lavorata a rilievo, quindi la lavoriamo a rilievo. Quindi 4 maglie alte, 1 2 3 4 maglie alte e una maglia a rilievo. Di nuovo 4 maglie alte, 1 2 3 e 4 maglie e una la lavoriamo a rilievo. Ok, quindi questo il lavoro non cambia. A questo punto andiamo avanti a lavorare 4 maglie alte, una maglia a rilievo per tutto il giro e per i giri che ci servono. Quindi lavoriamo i giri che ci servono fin quando non raggiungiamo la nostra lunghezza desiderata. Poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che mi servivano in lunghezza, vedete, ho iniziato facendo un paio di giri, un po' di giri con il rosa e poi ho continuato con il bianco. A questo punto andiamo a rifinire il bordo. Quindi il bordo lo andiamo a fare a maglie tutte a rilievo, quindi andremo a fare una maglia a rilievo davanti, una maglia a rilievo dietro, in modo da fare un piccolo bordino. Ultimi 2-3 giri li andiamo a fare a rilievo. Quindi io ho terminato, vedete, ho terminato, mi sono andata a chiudere nella maglia, qui nella maglia a rilievo davanti, quindi vado a fare una maglia a rilievo davanti, così. La maglia successiva la vado a lavorare a rilievo dietro, quindi passo dietro, entro da una parte, esco dall'altra e vado a fare una maglia a rilievo dietro, quindi una a rilievo davanti e una a rilievo dietro, rilievo davanti e una a rilievo dietro, vedete? Quindi gli ultimi 2-3 giri li andiamo a fare a rilievo, una a rilievo davanti, una a rilievo dietro, ok? Quindi lo andiamo a fare per 2-3 giri e poi ci andiamo ad occupare della manica. A questo punto occupiamoci della manica. Quindi io prendo il filato rosa e vado a fare un nodino, quindi entro da questa parte e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle, 1 e 2, poi rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare 1 e 2 maglie alte, quindi il primo ventaglietto. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, quindi salto 1 2 3, entro nella quarta maglia e ripeto tutto, quindi maglia alta, catenella, catenella e altre 2 maglie alte prese nello stesso punto. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, vado nella quarta e vado a fare un ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta e maglia alta. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine, quindi salto queste maglie e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale nella prima maglia alta con una maglia bassissima, quindi entro qui e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto nello spazietto delle 2 catenelle
Qui mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle e vado a fare una maglia alta, la lavoro a metà, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia lavorata a metà, chiudo tutte insieme, faccio 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e lavoro la prima maglia lavorata a metà, la seconda maglia lavorata a metà e la terza maglia lavorata a metà, chiudo tutte insieme e faccio una catenella, passo nel ventaglietto successivo, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto delle 2 catenelle, lavoro la prima maglia lavorata a metà, la seconda maglia lavorata a metà e la terza maglia lavorata a metà, chiudo tutte insieme, faccio 2 catenelle e riparto di nuovo con le 3 maglie lavorate a metà, quindi entro qui, la maglia lavorata a metà, 1, 2 e 3, chiudo tutte insieme, faccio una catenella, quindi nello spazietto andiamo a fare 2 catenelle, mentre qui tra un ventaglietto e l'altro andiamo a fare una catenella. Ripetiamo di nuovo per una volta, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto delle 2 catenelle, una maglia lavorata a metà, 2 maglie lavorate a metà, 3 maglie lavorate a metà, chiudo tutte insieme, faccio 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, 1, 2 e 3, chiudo tutte insieme, una catenella. Ok, quindi andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro mi sono andata a chiudere nel primo punto puff e con una maglia bassissima mi sono spostata nello spazietto delle 2 catenelle. A questo punto andiamo a fare il terzo e ultimo giro del motivo. Vi ricordo che il motivo si sviluppa in 3 righe: la riga dei ventaglietti, la riga dei punti puff e la riga delle maglie alte separate da una catenella. A questo punto andiamo a fare il terzo giro, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una catenella di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto tra un punto puff e l'altro, c'è la catenella qui di separazione, vado a fare maglia alta e catenella, filo sull'uncinetto, entro nello spazietto delle 2 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, entro nello spazietto della catenella qui tra un punto puff e l'altro e vado a fare catenella. Ok, quindi andiamo a ripetere il motivo, quindi 1, 2, 3, lo andiamo a ripetere per altre 2 volte, quindi sarebbero 9 giri di manica, 1, 2, 3, poi 1, 2, 3, poi 1, 2, 3 e andiamo a ripetere il motivo per 3 volte e la nostra manica è terminata. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.